Durante il viaggio di ritorno vi racconteremo quanto abbiamo speso e come ci siamo trovati a mangiare nelle birrerie che abbiamo visitato. Inoltre vi faremo brevemente vedere anche il campeggio di Praga dove abbiamo dormito. E buongiorno, abbiamo avuto ieri sera un nuovo vicino. E da quello dall'altra parte non abbiamo mai visto uscire nessuno. È un campeggio veramente piccolo, familiare, sì, accogliente, ma ne parleremo più avanti. Ora andiamo a fare un po' di camper service. Perché ovviamente siamo in partenza. E dobbiamo andare di là. Sì, è un camper service un po' in salita, però dai, ce la faremo. Hai visto? Te l'ho detto che è un po' in salita. Ma prima assembliamo il filtro. Poi come al solito utilizzeremo tutto il nostro tubo, il nostro attacco e il nostro filtro. Che poi per noi è una questione di salute. Vi spiego un attimino com'è questo campeggio, è molto carino, molto accogliente. Subito all'ingresso trovate dei servizi, i bagni, le docce, lavatrice, postazione per lavare piatti e postazione per svuotare la cassetta. In questo campeggio tra l'altro affittano anche gli appartamenti. Questa qua è la reception. I signori dentro sono bravissimi a spiegarvi tutto, dove volete andare, cosa volete fare, potete comprare i biglietti, se avete bisogno di aiuto con qualche attrazione vi spiegano anche questo. E queste qua sono delle piazzole. Cosa dire di più? Potete avere la corrente, niente a pagamento, tutto è incluso, quindi wifi è incluso, la corrente credo sì che è a pagamento, i bagni e le docce sono caldi, addirittura la postazione per lavare piatti. In Germania tutto era freddo e abbiamo dovuto comprare i gettoni per le docce. E ci basta. Svuoto sempre il tubo mentre lo avvolgo, come tutti del resto. Noi il tubo lo teniamo dentro questo sacchetto, ma non tanto per tenerlo pulito, ma perché è su misura dell'armadio. Ora come al solito dobbiamo svuotare il filtro. Ora lo deposito nella sua scatoletta, quella che avete già visto, dove si sgocciola, poi dopo la puliamo. So che sono noioso e non mi pagano niente, ma questo attacco è veramente comodo, evita di mettere la canna dentro. E ora ho fatto tutto, in realtà ci spostiamo ancora un attimino su Piazzola per sbrigare 2 o 3 cosettine, poi si parte e poi aspettiamo che passa quest'ora di punta allucinante di traffico di Praga. Il campeggio si chiama Danna, si trova nella via Troiska in un quartiere che si chiama Troia, che non è quello che pensate voi, ma vuol dire numero 3. E noi stiamo andando via dal nostro campeggino di Praga, sta piovendo e noi andiamo avanti. When we wake, hear the birds and see the sun. E questo è uno dei tunnel tipo tangenziale che portano sotto tutta la città. Praticamente ci troviamo sotto la Moldava. In 2 giorni praticamente è arrivato l'autunno. Eccomi. Ui. È arrivato il caffè? Cosa hai preso? Oddio, santo! Per quelli che hanno tanta fame. Faccio notare le dimensioni. Però, e poi dai, vabbè, quelli che sono a dieta come me, e questa è vuota. Appena ripartiamo, dopo aver fatto questa piccola seconda colazione, guiderà lei e io vi racconterò quanto abbiamo speso, come ci siamo trovati, dove abbiamo dormito e tutte queste cosettine parecchio interessanti. Vabbè. Sì, direi che è meglio tagliare. E il coltello per le verdure, però dai, ci sta. Non avevo nessuna intenzione di filmare, però voglio provare com'è.
diciamo è assolutamente come aspettativa quando la prendi a una stazione di servizio tedesca. Praticamente cotta poco, non abbastanza e fredda, cioè se cotta poco comunque non abbastanza. Quindi è perfetta, non è che ci aspettavamo d'altro. E abbiamo ripreso la strada. Volevo raccontarvi, come abbiamo già detto, quanto abbiamo speso, ma anche la nostra esperienza. E visto che comunque si tratta anche un po' di soldi, volevamo un po' organizzare questa cosa qua, partendo magari con le spese del viaggio, carburante, autostrada, per poi arrivare a quanto abbiamo speso per diversi pernottamenti, chiamiamolo così, fino alle attrazioni, e poi anche quanto abbiamo speso per mangiare, come abbiamo mangiato e dove. Quindi partiamo con autostrada. In Italia non abbiamo preso le autostrade, a parte il pezzo gratuito che va da Bolzano a Merano. In Austria e nella Repubblica Ceca abbiamo preso le vignette, e in tutti e due i casi per una decina di giorni se non sbaglio, e le abbiamo pagato rispettivamente 10 e 13 euro. Rientrando in Italia abbiamo anche pagato il pedaggio sul ponte Europa prima del Brennero. Visto che nevicava non abbiamo preso la strada alternativa in quanto non abbiamo le gomme da neve ma soltanto quelle 4 stagioni. In Germania, come tutti lo sanno, le autostrade sono gratuite. Quindi per autostrada in totale 33 euro. Parlare di quanto abbiamo speso per il carburante è piuttosto relativo, perché il consumo dipende dal mezzo, dal piede di chi guida e soprattutto dal prezzo del carburante in quel momento. In questo viaggio per circa 1800 km che abbiamo fatto abbiamo speso circa 300 euro di gasolio. Quindi autostrada e carburante sui 330 euro. E ora passiamo al capitolo soste. In questo capitolo soste ci saranno altre 2 soste o 3 che voi non avete visto perché noi siamo partiti prima, arriveremo anche più tardi, ma comunque saranno tutte gratuite. Parlando delle soste che avete visto, partiamo dalla sosta gratuita di Torbole. In realtà si tratta di un parcheggio. Invece a Merano abbiamo sfruttato nuovamente parcheggio usato più volte, ma dobbiamo dire che è anche una questione di fortuna. Comunque lì vicino si trova area sosta camper. Prima del passo a Resia abbiamo dormito lungo la strada, mentre al passo ci siamo fermati giusto 10-15 minuti. I primi soldi li abbiamo tirati fuori a Neuschwanstein per il parcheggio, 13 euro, in quanto un posto gratuito era troppo lontano per i tempi che avevamo. Campeggio di Monaco, che ci ha ospitato per 2 notti, abbiamo pagato 77 euro. Forse non è tanto per una città del genere, ma vi avviso che è proprio spartano. Tutto quanto a gettoni e di dubbia pulizia. Durante l'inverno rimane chiuso. Invece, area sosta camper ad Allianz Arena vi costa 20 euro, solo che c'era la partita e non ci abbiamo nemmeno provato. A Regensburg abbiamo sostato gratuitamente, sempre una questione di fortuna, quasi nel centro della città, addirittura su un'isola del Danubio, tranquilla di notte ma anche di giorno, e soprattutto a 200 metri dal centro. A Plzen ci è andata bene perché la fabbrica della birra ha un parcheggio gratuito, però i posti sono pochi, quindi dovete arrivare prima dei pullman. E siamo arrivati. Praga, che dire, 91 euro, compresa acqua calda, carico scarico, docce caldissime, vicine ai mezzi di trasporto, come avete potuto vedere all'inizio di questo video. Prezzo più che onesto per 3 giorni. Abbiamo speso 179 euro per parcheggiare e dormire. Considerando che staremo in giro 12-13 giorni, se non un giorno in più, direi che non è neanche malvagio, considerando che abbiamo visitato delle città piuttosto importanti. E poi quanto abbiamo speso per tutte le altre cose, comprende tutto quello che non è bere, mangiare, dormire e gasolio, quindi trasporti, ingressi eccetera. Partiamo col Merano. A Merano non abbiamo speso niente in quanto tutte le passeggiate che abbiamo fatto sono gratuite e potete arrivare fino al continente africano. Se non riuscite a capire di cosa sto parlando, c'è sempre il video di Merano, Birra Tour numero 1. Al castello Neuschwanstein non abbiamo speso niente perché siamo andati a piedi fino a Marienbrücke e da lì abbiamo visto il castello, poi siamo scesi giù, ma comunque l'abbiamo visto solo esternamente, che è già tanta roba. Interno a pagamento, ma noi l'abbiamo già visitato. Purtroppo ora anche il cortile è a pagamento, mentre una volta era gratuito. A Monaco la spesa più grande si è rivelata quella dei trasporti. Ci sono troppe tariffe per potervi consigliare qualcosa, ma fate conto che prima sera abbiamo fatto i biglietti singoli, mentre secondo giorno abbiamo fatto un biglietto di gruppo fino a 5 persone, che ci è costato meno che 2 biglietti singoli giornalieri. In totale abbiamo speso 32 euro.
Gli anni 50. Poi una delle cose più belle di Monaco, almeno per noi, anche se non siamo appassionati delle macchine, è il BMW Welt. BMW Welt è lo spazio espositivo non soltanto dei mezzi BMW, ma anche degli altri marchi del gruppo, come la Mini e Rolls-Royce. Dentro potete trovare anche le moto, simulatore di guida, merchandise, ristorante e un robot che vi servirà caffè. È il posto più visitato della Baviera ed è completamente gratuito. Subito accanto si trova il Parco Olimpico con la sua torre alta ben 250 metri, dove siamo saliti con un ascensore ultra veloce per la modica cifra di 13 euro a persona per vedere Monaco dall'alto. Seconda e ultima cosa che abbiamo pagato è il Museo delle Carrozze al Palazzo di Nymphenburg, 6 euro a persona, perché volevamo vederlo dopo la ristrutturazione, mentre nel palazzo, che abbiamo già visitato, non siamo entrati. In ogni caso, il parco da solo merita una passeggiata rilassante. E a Monaco, a parte mangiare, non abbiamo speso altro, anche perché a noi piace girovagare per la città. Ed eccoci proprio sopra il Danubio, perché stiamo passando di nuovo vicino a Regensburg, che io stavo per parlare. A Regensburg non abbiamo speso niente, come avevo già detto, neanche per dormire, si fa un giro senza spendere niente. Anche perché Regensburg è da ammirare tutto all'aperto. Ma sembra o non sembra Rapunzel? Non vi ho fatto vedere che io mi sono messo proprio comodo, con le mie ciabattine e le calze da Spider-Man. E poi arriviamo a Plzeň, dove abbiamo cercato qualche curiosità su questa cittadina e a parte birra non abbiamo trovato nulla. Ma poi alla fine ci siamo sorpresi. Ci siamo sorpresi perché è una piccola cittadina barocca ma molto carina, e non solo per ottimo caffè che abbiamo preso. Potete visitare la fabbrica della birra, merita. Museo della birra sembra una Dark Ride di Gardaland, mentre i sotterranei sono imperdibili. Solo per quelli vale la pena di venire. Comunque sotterranei e Museo della birra 12 euro a testa. Questo è pozzo originale. E si è dimenticato di dire che avevamo 4 birre in omaggio in uno dei 6 ristoranti di Plzeň. E i soliti lavori tedeschi. A Praga abbiamo speso 10 euro per i trasporti. 4 biglietti singoli, 10 euro in 2 per 2 giorni. Perché a noi piace girare a piedi, ma esistono anche i biglietti giornalieri. Praga è una città estremamente cara per quanto riguarda le attrazioni, si paga parecchio ogni cosa e stiamo ripartendo. Ma partiamo dalle cose gratuite. A Praga potreste girare giorni e giorni senza spendere un euro. È una grande città e ogni vicolo nasconde qualcosa. Noi soltanto sul e sotto il Ponte Carlo siamo stati più di un'ora, se non 2, poi la sera siamo ritornati. A Praga ci sono piazze grandi piene di turisti, ma anche piccole gallerie, statue sparse, portici e negozi che meritano di essere visitati. Esistono dei pass giornalieri che costano molto, ma dovete capire prima cosa volete vedere, quindi se fa per voi. Per quanto riguarda Castello di Praga, nell'ultimo video abbiamo già fatto una recensione e spiegato come e dove prendere biglietti. Noi abbiamo speso 18 euro a testa online, ma potremmo tranquillamente spendere 10 euro comprandoli in loco. Abbiamo speso anche 6 euro a testa per la sinagoga di Gerusalemme, un capolavoro nel stile moresco, imperdibile. Non siamo andati nelle altre sinagoghe e nel cimitero ebraico perché i prezzi erano troppo alti, ma soprattutto perché li abbiamo già visitato anni fa. Altra cosa che abbiamo pagato è il boat tour nel canale del diavolo, 19 euro a testa, ma li vale tutti, e non perché vi danno da bere e mangiare in abbondanza, ma per la prospettiva dalla quale vedrete la città. E questa è una cosa che veramente vi consigliamo di fare se andate a Praga. Ma siamo arrivati a tirare la riga. Quanto abbiamo speso per tutte queste cose, tutte queste attrazioni, musei, chiese, trasporti? In tutte le città che abbiamo visitato abbiamo speso 190 euro, precisi, tondi. Ma prima di arrivare alla parte forse più interessante, bere e mangiare, le birrerie e la birra, quanto abbiamo speso fino adesso per tutto quello che ho elencato prima? Abbiamo speso 700 euro. E solitamente questa sarebbe stata la spesa totale del nostro viaggio, ma questo tour l'abbiamo fatto apposta proprio per andare a fare il tour delle birrerie, quindi per forza mangiavi fuori. Ma quanto abbiamo speso e soprattutto come ci siamo trovati ve lo racconto subito.
Cosa abbiamo mangiato di preciso lo trovate nei nostri video e vi raccontiamo come ci siamo trovati. Partiamo dal Merano, dalla birreria Forst. Nella birreria Forst ci siamo trovati veramente bene. Siamo partiti con brezel e abbiamo finito con uova, salsicce affumicate, krauti e ovviamente Forst alla spina per me e un radler per Maya. Ma dice che la radler era bella tosta. Spesi 41,80 € ed è il conto più alto che abbiamo pagato, ma avevamo anche 2 caffè. Cena completa la trovate nel video Birra Tour numero 1. Poi arriviamo a Monaco. A Monaco abbiamo messo più di un'ora a trovare il posto dove mangiare. E quando finalmente abbiamo trovato posto in una birreria Augustiner sotto Graue Kirche, è diventato il nostro posto preferito di questo tour. Più che elencare che abbiamo mangiato un croccantissimo stinco, canederli, insalate di patate, brezel e le birre, è doveroso dire che questa cena sarà il motivo principale del prossimo ritorno a Monaco. Semplicemente indescrivibile come qualità, ma anche come quantità e servizio. Prezzo, tutto quanto è costato 40,40 €. Video completo lo trovate nel Birra Tour numero 2. Comunque non credo che esista un posto più centrale a Monaco. No. Poi arriva la sorpresa a Regensburg, ma ha trovato questo posto che esiste dal 1200, da quando hanno incominciato di costruire il ponte, potete recuperare il video. E lì fanno queste salsicciotte di Regensburg. Salsicce erano pazzesche, mondiali anche se locali. Oltre alle salsicce abbiamo mangiato i krauti caldi fumanti, insalate di patate con immancabili cetrioli e pane croccante. Buonissima birra alla spina, leggermente amara, nata per accompagnare le loro salsicce. Poi la vista, mangiare sul Danubio è troppo bello. Tutto quanto lo trovate nel Birra Tour numero 4. Dimenticavo, abbiamo speso 34,50 €. Sia le salsicce che il pane, i panini che abbiamo mangiato sono fatti da loro e anche il krauti, ci sono 2 signore lì che li preparano, un gusto che fino adesso non abbiamo mai assaggiato, veramente buoni. A Plzen potevamo scegliere, come mai aveva annunciato, tra 6 birrerie. Noi abbiamo puntato all'inizio a quella che si trova all'interno della fabbrica, ma ci hanno detto che è un po' una versione moderna e di andare magari quella che è sopra il museo, ma è sempre la birreria della Pilsner, quindi non è che facevano la promozione a un'altra azienda. Come antipasto, chiamalo antipasto, abbiamo preso un assaggio del goulash con pane nero, abbastanza speziato ma fatto apposta che si sposa bene con la Pilsner Urquell, che secondo i miei gusti richiede un cibo leggermente più forte. Dopo abbiamo mangiato il maiale in umido, si scioglieva in bocca, gnocchi di patate e immancabili krauti. Video completo lo trovate nel Birra Tour numero 5. Per quanto riguarda il conto dobbiamo dire che abbiamo avuto una birra in omaggio, anzi 4, ma abbiamo consumato soltanto una, 3 le abbiamo regalate. E se volete avere un conto più veritiero aggiungete altri 3-4 € di birra. Il conto per noi due era 19,60 €. Una volta arrivati a Praga avevamo intenzione di provare 2 birre, la Staropramen e la Kozel, che conosco abbastanza bene. Primo giorno abbiamo provato proprio la Staropramen e abbiamo mangiato in una birreria, in una osteria, in un non so che nome utilizzare, sembra un sotterraneo medievale, un posto molto particolare che aveva comunque la Staropramen. Abbiamo preso un hamburger di manzo con bacon e patatine e assaggio dei formaggi tipici cechi con il pane. Considerando che si tratta di un posto turistico non ci aspettavamo più di tanto, ma ci siamo sbagliati, tutto era squisito. Abbiamo visto che si aspettava abbastanza perché tutto viene cotto al momento e non precotto per i turisti. I formaggi erano ciliegine sulla torta e andavano perfettamente con la Staropramen. Abbiamo speso nel pienissimo centro di Praga 32,10 €. Video completo lo trovate nel Birra Tour numero 6. Comunque abbiamo fatto anche un po' di prese nei sotterranei dove si fanno le cene con prezzo fisso, ma lì ci sono le danzatrici, i giocolieri, mangiafuoco. Fanno delle feste medievali, quindi se vi interessa dovete assolutamente prenotarvi. Credo che dalle 8 di sera che cominciano e tanta gente interessata da quello che abbiamo visto, perché tantissime persone venivano a prenotare. E poi sinceramente da come abbiamo mangiato lo consigliamo pure. Ultima mangiata che volevamo farla con la birra Kozel e sembra incredibile, ma a Praga trovare un posto dove mangiare con la Kozel non è facile. Non è che non si trovano i posti, c'erano pochi, ma non avevano una scelta dei cibi
che piacciono a noi, diciamolo. A Praga volevamo assolutamente provare due cose. Una è il prosciutto di Praga, ma non come quello che conoscete dal supermercato, quello vero, quello fatto da loro arrosto sulla brace. E dall'altra parte volevamo provare le salsicce di Praga. Se vi piace o meno il prosciutto di Praga che si vende in Italia non importa, perché con questo qua non ha nulla in comune. Questo si scioglie in bocca anche se cerchi di ingozzarti con i pezzi grossi. Per quanto riguarda le salsicce, ragazzi, queste qua non sono tanta, ma troppa roba, enormi, croccanti, gusto deciso. Peccato che non c'era la Kosel e io per protesta non ho preso nessuna birra. Peccato. E comunque non pensiate che abbiamo preso street food per spendere di meno, perché non abbiamo speso poco, abbiamo speso ben 30 euro. E visto che abbiamo finito di fare i conti, posso chiudere iPad e dirvi quanto abbiamo speso in tutte queste volte che abbiamo mangiato fuori, ma che comunque per noi vale per due pasti. Abbiamo speso 198 euro in due per mangiare 6 volte fuori. Una spesa della quale voglio parlarvi, che non è birreria, che non è mangiare, ma che fa parte sempre del nostro budget, sono i caffè, colazione o bar e pasticcerie in generale. È un momento che ci piace, ci rilassa e ci andiamo volentieri. In questo tour abbiamo bevuto ottimi caffè e mangiato squisiti dolci e speso in totale, compreso caffè e briochone di stamattina, poco più di 60 euro. E visto che siamo stati parecchie volte, ritengo che è una spesa giusta. Potete vedere tutto nei nostri video, ovviamente. Infatti la cifra che abbiamo speso noi per questo giro, per questo tour, come lo abbiamo chiamato noi, non è assolutamente alta. Anche perché a noi non è che piace neanche parlare più di tanto di quanto spendiamo, non filmiamo neppure tutto, ma era per farvi capire che tante volte con qualche accorgimento e magari con un tour ben pensato, ben organizzato, si riesce anche a risparmiare qualcosa. E con questa notizia bomba vi salutiamo. Ciao! E non dimenticate di lasciarci un like, iscrivervi al canale e lasciarci anche un commentino. E l'Austria ci ha accolto con il manto nevoso. E alla fine È arrivata anche la neve. tanti baci e abbracci da Sasha E Maya. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.